una pesca in un posto speciale. Mi ero promesso di non venire più, però dopo 5 anni alla fine ci sono tornato perché è un posto unico, sicuramente molto conosciuto in tutta Italia e anche all'estero. Il nostro piccolo Cassien. Sono a Scandarello e sto facendo una sessione di 48 ore e sono a cavallo dei giorni della merla, quindi sarà caratterizzata dal freddo questa sessione. Infatti l'acqua, ho visto oggi girando con l'eco, è sui 5 gradi e mezzo. Insomma, non è proprio l'ideale magari, però ci voglio provare. Ci voglio provare perché questo posto è forse uno dei miei posti preferiti, anche se, ahimè, è tanto che non venivo. E quindi ho approfittato di questi giorni che era libero, ho prenotato e sono venuto. In un periodo migliore probabilmente sarebbero state più facili le cose, quindi per ora, che dire, sarà tosta, sicuramente è una pescata tosta. Ho deciso di pasturare con delle boiles sbriciolate e aggiungendo anche del fioccato, creando così un pastone, chiamiamolo così, anche se in realtà è tutto sfarinato e boiles sbriciolate. Ho pasturato un po' di più visto il periodo, però perché credo che molto pesce è in zona diga, perché comunque d'inverno il pesce, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi si sposta nell'acqua più profonda e questa è vicino diga. Quindi sicuramente avrò, almeno spero, parecchio pesce sotto. Il problema sarà che sarà pesce fermo, apatico, che non vorrà mangiare dato le temperature. Ho deciso di porgergli un piatto particolare, dei piccoli pezzetti di boiles, un po' di fioccato, perché se riesco a riattivargli l'appetito, insomma, magari con i piccoli pezzetti poi piano piano si rimette in moto il metabolismo, anche se insomma la vedo dura, però l'idea è questa. E che altro, visto che i pesci girano dai 7-8 metri fino ai 15-17, perché girando vedevo questi archi, spesso erano a centro lago, quindi avrei dovuto pescare su più di 20 metri per pescare dove erano gli archi del pesce, ma non mi sembrava il caso. Mi sono avvicinato un po' più a sponda, ho visto che comunque anche lì c'era qualche arco, come iniziava la risalita, e diciamo che sto pescando tra i 15 e i 17 metri. Che dire di questo posto? È, diciamo, una diga che è quasi a 1000 metri di altitudine sul livello del mare, quindi qui gli inverni sono veramente tosti e questa cosa fa sì che i pesci, diciamo, che hanno un accrescimento più lento, cioè più che altro invecchiano più lentamente perché il loro metabolismo è più lento dovuto alle temperature più fredde. E poi, che dire, questa è sempre stata una mecca per tutti i carpisti da almeno 20 anni a questa parte, anche prima, però si conosceva poco, ecco. E so, questa, quindi vediamo di non fare brutta figura, insomma. La pescata non sarà delle più semplici, ma in un posto così mi impegnerò perché voglio veramente catturare qualche carpa. Voglio riabbracciare qualche splendida ricina o specchi di questo posto. Vediamo se sarò fortunato.
Ragazzi, questa è la prima sera e vi posso dire che è un freddo atroce. Sono neanche le 9 e già si è formata la prima brina, quindi il cielo è tutto stellato e prevedo una notte davvero fredda. Spero che, insomma, questa follia di sfidare questo lago con queste temperature, insomma, mi porti qualche risultato, perché è veramente freddo. Insomma, non è una pescata normale, è un po' al limite del sopportabile, diciamo. E niente, ora tra un po' andrò a dormire e incrocio le dita per questa notte, insomma. Vediamo se magari si muove qualcosa. Sono in tenda perché fuori è veramente tosta e volevo dirvi, a chi comunque si vuole avvicinare alla pesca invernale o non so, anche a chi già la pratica, non sottovalutate mai i materiali, ovvero quando si fa la pesca invernale, quella dove è veramente freddo, gelate, -1, -2, -6, in questi casi bisogna avere dei materiali adatti, ovvero io qui adesso ho un sacco a pelo che praticamente pesa 8 kg, per farvi capire che livello di imbottitura ha, nonché la tenda, già che è praticamente a doppia camera, più aggiunto il terzo telo, il sovrattelo, quindi diciamo che ha 3 camere adesso, e potete ben capire che mantiene meglio il calore, come non so, anche guanti, abbigliamento termico. Questa è la mia tenuta per andare a dormire la sera. Come potete vedere sono ben coperto e niente, adesso incrociamo le dita per stanotte. Domani mattina non so quando esse mangerà il pesce, casomai domani cambierò qualche spot, vedrò. Buongiorno ragazzi, a quanto pare questa notte non si è mosso nulla e un freddo. Voglio far vedere una cosa. Non so se vedete come brilla la tenda dalla parte dentro. Questa praticamente è la tenda dalla parte interna. Che freddo ragazzi. Ragazzi, questa mattina
situazione è gelida e soprattutto non ho visto pesce. E niente, ora cambierò qualcosa probabilmente oggi e vedremo se riusciamo a beccare una carpa prima di domani sera, insomma. Prima di domani mattina volevo dire, scusate. Quasi le 9. Qui è ancora tutto ghiacciato, anche la terra sotto a me che comunque sera era tutta fanga, oggi è una lastra di ghiaccio. Che dire, non so. Oggi probabilmente cambierò profondità, proverò intorno ai 7 metri e ai 10, perché nell'acqua più fonda ho visto che comunque non si è mosso nulla. Poi ci sta, l'acqua a 5 gradi e mezzo, i giorni della merla, non è che è una pescata semplice, però ci siamo, quindi bisogna escogitare qualcosa per far muovere le carpe, o perlomeno per farle mangiare. E quindi più tardi ricalerò le mie canne, proverò qualche spot diverso, ma vediamo. Stanotte è stata veramente fredda, effetto ghiacciaia, e niente, ci vediamo più tardi con qualche aggiornamento. Finalmente si è alzato il sole e si sta meglio, quindi sono tipo le 10 e ho deciso di recuperare le canne, cambiare gli inneschi e poi andrò a ricalare. Quindi adesso preparerò i miei inneschi ricavati da delle boes del 28, perché non voglio pescare con queste palle, sono le stesse dell'ultima pescata, dell'ultimo video insomma che ho messo, però in questo caso le faccio un po' più piccole e le rendo anche più veloci in pesca, perché togliendo la parte esterna una boyless scambia meglio. Ed eccola qui, poi adesso andrò a rifinirla meglio, la farò appena più corta per essere precisa con il capello e ci siamo. Adesso l'altra canna farò la stessa cosa, poi andrò a pasturare soltanto con boes tritate, sempre per questo discorso di velocizzare il tutto, perché con acqua fredda è meglio avere uno scambio maggiore. E niente, finisco e poi andiamo a calare. Una bellissima giornata, speriamo che piaccia anche al pesce, insomma. Visto la bella giornata e il sole che scalda un po' l'acqua nei bassi fondali sicuramente, perché è molto cristallina, i raggi probabilmente passano per qualche metro. Ho deciso di calare le canne a ridosso di questa parete rocciosa perché probabilmente qui abbiamo un'acqua qualche grado superiore rispetto alla sponda dove ho la tenda, che comunque il sole ci batte molto poco, e proverò a sfruttare questa cosa e vediamo se magari il pesce non è nell'acqua fonda ma si ciba nell'acqua bassa. Sono circa 3,6 m e è un fondale duro, roccioso, quindi questa la calerò qui. Pasturerò soltanto con boilers spezzettate questa volta, perché credo che
insomma il fioccato non abbia inciso come speravo, quindi solo boiles. E ora torniamo al campo base. Dovrò stare attento a mettere la canna in tesa, perché comunque è una parete ripida, quindi c'è il rischio che il piombo viene trascinato. E niente, quindi dovrò fare tutto con molta attenzione. Ora sto cercando un punto vicino a questi roccioni, sempre tra i 5 e i 10 metri pensavo di calarla, quindi cerco una zona dove non ci siano pietre troppo taglienti e la calerò lì, anche perché sono convinto che in queste zone durante l'anno il pesce ci trova alimento, perché tra le rocce si incastrano cozze, gamberi, chioccionine, un po' di tutto. Le carpe lo sanno, e in questi periodi che scarseggia l'alimento magari le carpe si ricordano le zone di alimentazione, quindi potrebbero farsi un giro cercando il loro alimento, e se noi siamo lì con le nostre esche magari abbiamo questa partenza. Ora qui sono 9 metri, 6, eccoci qua, 6 metri e 3, abbastanza pulito, quindi vado a calare. Pasturerò sempre con boiles spezzettate. L'acqua addirittura era vicino ai 5 gradi, 5,2, quindi insomma sempre più freddo e dura. Il pesce sicuramente sarà fermo come non mai con queste temperature, anche se credo che qualche bel maialotto ancora giri, però non è semplice. Vediamo se continuerò con questo silenzio assordante. Sono andato a farmi un giro in barca con l'Ego a cercare qualche arco di qualche pesce e con mia sorpresa li ho trovati proprio davanti ai miei piedi, quindi adesso recupererò una canna e la calerò proprio qui davanti, tra i 5 e i 6 metri, insomma, dove li ho visti, perché ho girato molto con la barca poi, e piano piano ho visto che gli archi sono spariti, quindi sicuramente erano dei pesci, e allora
ci vado a calare una canna, perché se il pesce sta girando qui sotto è inutile che pesco di là con 2 canne, è meglio che una l'accorcio, così provo anche il sottoriva. Ho scoperto che facendo una chiacchierata con i carpisti qui vicino, praticamente dal riservino entra dell'acqua e la temperatura è prossima a 1 grado, 2, quindi sicuramente acqua di neve. Dovete immaginare che più verso di riva più l'acqua è calda, semplice, lì arriva l'acqua fredda delle montagne. Ormai si è fatta notte e il tempo si è accorciato di permanenza su questo posto, quindi insomma sto valutando di spostare anche l'altra canna, perché mi sono fatto un altro giro adesso che ha fatto scuro e comunque nel sottoriva di fronte a me, anche più verso Diga, è veramente pieno di archi di pesce, quindi non so se anche nella parte opposta. Nel dubbio, adesso vedo, se non tutto continua a tacere, dopo cena probabilmente recupererò quella canna della parte opposta e la carerò più verso Diga, sempre sotto la mia sponda, insomma, perché praticamente dai 4 metri a scendere fino a 4 metri e mezzo, a scendere fino ai 10 metri è solo archi e stanno attaccati al fondo, quindi non so se è pesce dormiente visto le temperature, oppure tra queste c'è qualcuna che abbia voglia di nutrirsi. E niente, io adesso vedo queste ore se si muove qualcosa, altrimenti più tardi probabilmente farò questo cambio. Certo, prima farò un sopralluogo con la barca sullo spot, perché se vedo la stessa situazione nella sponda opposta, tanto vale lasciarla lì. E niente, era giusto per aggiornarvi la situazione, perché comunque quando entra l'acqua di neve è veramente tosta la pescata e sarebbe quasi da andare a casa. Siamo giunti all'ultima notte, quindi speriamo che sia quella buona. Sono molto fiducioso questa volta perché ho calato le canne in dei punti dove ho visto molti archi e vediamo. Certo che l'acqua è veramente fredda e fare un pesce in queste circostanze, anche se si pesca sopra il pesce, credo che non sia facile, perché potrebbe essere inchiodato sul fondo. D'altronde è risaputo che l'acqua di neve blocca il pesce. Dopotutto ho trovato il pesce, ci sto pescando sopra e se non vuole mangiare, ragazzi, non ci posso fare niente, insomma. Sarà il primo cappotto dell'anno, ci sta. Rimaste giusto qualche ora, poi è finito, sto già smontando. È stato un cappotto, non penso di farne una in extremis, però non importa, perché la sessione, fare un pesce in queste condizioni sarebbe stato qualcosa di veramente, no, difficile di più. Il periodo, l'acqua gelida, però sono felice perché questo posto mi mancava molto e anche se non ho visto pesce, anche soltanto il fatto di stare in pesca su queste sponde
insomma mi ha ricaricato le pile, quindi se usciva anche un pesce sarebbe stato meglio, però prendiamola così, non sempre si riesce a portare a casa risultati. Certo, questo è un periodo difficile, quindi va bene così. Sono stato bene, posto fantastico come sempre. E niente, ora tra poco finisco a smontare e me ne vado a casa.